L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'Altra Europa. Siamo come sempre in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento dedicato alle altre Europe, altri punti di vista sul nostro continente, sulla nostra Unione Europea. Le coordinate per seguirci in diretta, l'SMS come sempre il 349 238 6666 e poi soprattutto la pagina Facebook, facebook.com/l'altra Europa, o Twitter, l'account è il mio personale @Federico Taddia, pagine virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi viaggeremo tanto come sempre, parleremo di un'importante consultazione europea su un tema che sembra specifico, però viene chiesto anche il parere dei cittadini, si parla del biologico, parleremo del giorno della memoria, parleremo di una delle capitali europee della cultura, ma il nostro viaggio oggi parte da Porto. Não faz muito sentido, já não esperaram melhor, vem da névoa saindo. Stiamo andando nella Ribeira, il centro storico di Porto, patrimonio UNESCO, uno spettacolare cuore di una città altrettanto bella, ma un centro storico anche fatiscente, disabitato, un centro storico che avrebbe bisogno di essere riqualificato, però siamo nel Portogallo, nella morsa della crisi, le persone non hanno i soldi per ristrutturare, le persone abbandonano il centro storico e in questa situazione c'è un progetto, si chiama Harebita, che in italiano significa rianimarsi, un progetto di riqualificazione a costo zero. Per capire cos'è e come funziona abbiamo invitato uno degli architetti coinvolti, che è un italiano, si chiama Flavio Carniel, è di Feltre, in provincia di Belluno, laureato in architettura a Venezia, ha studiato in Norvegia e Finlandia e ora appunto è in Portogallo. Ciao Flavio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno Italia. Allora, intanto faccela vedere questo centro storico. Che cos'è la Ribeira? La Ribeira è la zona principale di Porto, è la zona intitolata e iscritta nelle liste UNESCO come patrimonio dell'umanità e quindi è una commistione di edifici, di colori, di architettura e di storia soprattutto portoghese che rende Porto una delle città più importanti del Portogallo e dell'Europa occidentale. Assieme a tutte queste caratteristiche, sì, la Ribeira purtroppo ha subito uno spopolamento che procede ogni 10 anni ad una diminuzione del 30% della popolazione e questo ha significato un grosso problema per la parte storica protetta dall'UNESCO, perché questi edifici di impianto medievale sono praticamente sventrati in se stessi, disabitati e stanno perdendo proprio tutta la loro bellezza, perché non potendo essere abitati dai portoghesi stessi stanno perdendo identità e questo è un grosso problema proprio sia per il fatto di essere patrimonio dell'umanità sia per il fatto di essere un patrimonio portoghese, dei portoghesi. Certo. E in questa scia è partito il progetto Harebita Porto, che come dicevi infatti si intende rianimati, datti forza Porto. È un progetto dove a capo, ideato da un architetto José Paixão, se non erro la pronuncia. Sì, allora non posso permettermi la pronuncia portoghese nemmeno io, ma credo si dica José Paixão. Ok. Sì.
appunto è a capo di un team fisso di architetti e ingegneri senior che si occupa di tutta la parte burocratica, e poi è stato ideato questo meccanismo virtuoso di giovani architetti che vengono coinvolti per brevi periodi di alcuni mesi. Questi giovani architetti, credo come te, hanno la fortuna, la possibilità di fare un'esperienza a livello internazionale e nello stesso tempo dare un contributo a basso costo, giusto? Sì, José si sta occupando di tutta la parte comunicativa del progetto. Sì. Praticamente tiene in mano tutta la rete dei fornitori, dei partner e, come dicevi tu, dei professionisti portoghesi che qui lavorano. Come conosci bene, un progetto d'architettura, un progetto comunque in un edificio, soprattutto UNESCO, ha bisogno di avere un team locale che parli chiaramente la lingua. Ovvio, sì. Perché le persone che poi lavoreranno in cantiere oppure i politici, tutte le persone con cui ci si interfaccia quotidianamente sono portoghesi. E tu di cosa ti occupi in particolare invece? Ed invece noi siamo appunto dei professionisti, architetti ed ingegneri, nel mio caso architetto, e ci occupiamo, siamo coinvolti con tutta la parte tecnica del lavoro. I team, i gruppi di lavoro sono formati da 5 professionisti internazionali, sì, che ruotano ogni 3 mesi. E in questo momento c'è il team numero 4, siamo formati in varie università europee, ci siamo formati. Nel mio caso parto dall'Italia, poi abbiamo un architetto portoghese, dalla Spagna, dal Belgio e dalla Francia, e ci occupiamo proprio della fase di dettaglio. Stiamo lavorando, anche ieri eravamo in cantiere assieme proprio agli architetti e agli ingegneri locali e stiamo sviluppando tutto il progetto esecutivo sull'edificio, che si trova proprio a ridosso della Ribeira, della zona di porto che descrivevi tu, certo, quindi proprio nel cuore dell'UNESCO. Questo edificio che è un po' il progetto pilota dell'insieme, dell'intero sistema di riqualificazione che si dovrebbe concludere nel 2014, se non erro, la ristrutturazione di questo edificio. Diamo il sito, che è www.arrebita.org, per conoscere l'intero progetto. Tu rimarrai lì quindi fino a quando, Flavio? Io resto fino a Pasqua. Okay. Per Pasqua riesco a passarla in Italia. Va bene, magari prima di Pasqua allora ci risentiamo, così ci aggiorni in diretta sui Volentieri. lavori e soprattutto su questa iniziativa virtuosa. Credo sia un bel modello che vada copiato e che vada studiato per essere replicato anche in altre situazioni. Ciao, grazie e buon lavoro. Sì. Grazie a te.